Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Magiane Lichten. Oggi niente introduzione scherzosa. Qualche giorno fa se n'è andato un amico, un ragazzo che partecipava al canale, che era interessato, mi faceva domande e che mi arricchiva con i suoi consigli tecnici che mi hanno dato progressivamente la possibilità di migliorare la qualità audio e video di questi appuntamenti. Thomas, questo episodio è per te, per ringraziarti, e proprio per te ho deciso che oggi trattiamo l'infinito. Faon K. L'infinito è il primo modo indefinito che incontriamo e proprio per il fatto che si tratta di un modo indefinito non si coniuga. Il verbo non dà alcuna indicazione su chi compia l'azione, né in merito alla persona, prima, secondo, terza, né in merito al numero, singolare o plurale. Questo aspetto comporta il fatto che l'infinito sia un modo da utilizzare solo nelle subordinate, appoggiandosi a una frase reggente. L'infinito può essere presente, futuro o perfetto. In tutti e tre i casi la desinenza finale è costituita da una i e da una ne. Ma attenzione ai dettagli. Nell'infinito presente si usa il tema del presente e l'accento cade sul tema, non sulla desinenza. La desinenza si pronuncia in, appoggiando la lingua dietro agli incisivi superiori. Nell'infinito futuro si usa sempre il tema del presente, ma l'accento cade sulla desinenza, che si pronuncia in. La lingua resta bassa e il suono si genera posteriormente, a livello del palato molle. Nell'infinito perfetto si usa invece il tema del perfetto e la desinenza è la stessa del presente, in. Nell'esempio qui accanto abbiamo il verbo parlare, fragin, che è un verbo regolare. L'infinito presente è fragin, l'infinito futuro è fragin, l'infinito perfetto è frajakin. Per via del fenomeno della geminazione della consonante postonica semplice, che abbiamo visto nel video dedicato alle consonanti, la G sarà pronunciata doppia sia al presente sia al perfetto, perché immediatamente preceduta da una vocale tonica e immediatamente seguita da una vocale non tonica. Fragin, fragin, perfrajakin. Scegliere tra presente, futuro e perfetto permette di dare alla frase la sfumatura desiderata. Facciamo un esempio con il verbo welling, che quando regge l'infinito si traduce fare in tempo a. Se lo si coniuga all'indicativo presente e lo si accompagna a fragin, infinito presente, si avrà am wellu fragin sesieu, letteralmente faccio in tempo a parlare con te, senza particolari riferimenti. Se invece si volesse mettere in evidenza quello che accadrà dopo aver parlato, si usa perfrajakin, infinito perfetto. Quindi am wellu perfrajakin sesieu significa faccio in tempo a parlare con te, ma intendendo guarda, dopo c'è una cosa da fare, quindi veniamo al punto perché non posso star qui a pettinare le bambole con te. Però in modo gentile. Quell'infinito perfetto infatti dà un'informazione importante, indica che quando inizierà l'azione successiva, tu e io avremo già finito di parlare. Scegliendo infine l'infinito futuro, fragin si ribalta il punto di vista. Anguello fragin sesieu significa sto facendo un'altra cosa, ma non ti preoccupare perché fra poco mi libero e possiamo parlare. Il modo infinito si può mettere in relazione al verbo essere nella reggente e indica continuità al presente, imminenza al futuro e fine al perfetto. Facciamo questo esempio. Lo io agi fragin, presente, vuol dire Luigi sta parlando. Lo io agi fragin, futuro, vuol dire Luigi sta per parlare. Lo io agi perfrajakin, perfetto, vuol dire Luigi ha appena finito di parlare, oppure Luigi ha appena parlato. Si può inoltre coniugare il verbo essere all'imperfetto o al futuro. All'imperfetto si hanno lo io ain fragin, lo io ain fragin, lo io ain perfrajakin, che si traducono rispettivamente Luigi stava parlando, Luigi stava per parlare, Luigi aveva appena finito di parlare. Al futuro, invece, le tre forme sono lo io assar fragin, lo io assar fragin, lo io assar perfrajakin. Per tradursi rispettivamente, Luigi starà parlando, Luigi starà per parlare, Luigi avrà appena finito di parlare. Ti faccio notare un particolare. Lui, oltre a Luigi, Ludovico, Alvise, Aloisio e tutte le altre varianti,
significa anche Luigia, Ludovica, Luisa. Il genere della persona si riconosce dal determinante, in questo caso io, che indica nominativo singolare maschile. Sono tantissimi i nomi propri che funzionano così in monellico, specie quelli che sono anche degli aggettivi, che in monellico non si declinano per genere e numero. Mi viene in mente per esempio Maccar, che nel significato corrisponde più o meno a benedetto e benedetta. Anche il mio nome funziona così. Alexidi significa tanto Alessio quanto Alessia. Anche per oggi è tutto. Nei prossimi episodi approfondiremo i modi verbali che ancora mancano, ci occuperemo degli aggettivi verbali e ritaglieremo spazio anche per qualche curioso particolare circa l'uso della lingua. Grazie per aver guardato, grazie Thomas. Io già Sereniten. Stanco delle solite lingue, ma già in Lichten.